Alimentazione per massa, come impostarla? Prima di cominciare, due precisazioni. La prima, ognuno di noi è diverso, quindi io parlerò ovviamente in via generica, perché ovviamente non posso sapere tu che stai ascoltando che necessità hai, quindi ovviamente parlerò in generale. Punto numero 2. Qua si parla di alimentazione in termini scientifici e non chiacchiere da spogliatoio, quindi se il tuo amico gonfio fa diversamente da quello che dico io, piuttosto che conosci il tizio Caio Sempronio che facendo le cose in modo diverso hanno ottenuto risultati strabilianti, beh amen, fai come ti pare, però ecco appunto qua si parla di alimentazione in termini scientifici, quindi quello che ci dice la scienza, le ricerche scientifiche e quello che c'è in letteratura scientifica, quindi tutto ciò che è scientificamente provato attraverso degli studi clinici e non per sentito dire. Poi ognuno faccia come meglio crede. Detto ciò, addentriamoci nel video, nel topic del video, quindi come impostare l'alimentazione quando si fa un allenamento per aumentare la massa muscolare. Allora, prima di tutto bisogna appunto seguire un allenamento mirato all'aumento della massa muscolare, perché ovviamente senza lo stimolo a crescere il muscolo non crescerà a prescindere da come mangerai. Quindi prima di tutto bisogna impostare l'allenamento, che deve essere fatto con un criterio, ma per questo dovete rivolgervi a un preparatore atletico, a un personal trainer qualificato che vi sappia guidare in un percorso di miglioramento dal punto di vista muscolare, perché ovviamente senza l'allenamento corretto non otterrete mai risultati. Il muscolo deve essere allenato e deve essere allenato nella maniera opportuna, quindi fatevi seguire da qualcuno di preparato se non sapete come fare le cose, e molto probabilmente non lo sapete perché la maggior parte delle persone che guardano questo video non sono del mestiere, quindi dovete affidarvi a qualcuno che sia del mestiere. Detto ciò, noi qua tratteremo solo la parte alimentare, perché la parte di allenamento non mi compete, quindi io non parlerò mai nello specifico di come allenarvi. Detto ciò, entriamo nel vivo del video e come impostare un'alimentazione per massa. Allora, il principio base sul quale ruota l'aumento della massa muscolare al di là dell'allenamento è quello del surplus calorico, quindi ci deve essere un eccesso calorico, la dieta deve essere ipercalorica, perché per far crescere il muscolo serve energia. Ora, questo è un concetto che è valido ovviamente per persone allenate, normopeso, che appunto non devono né dimagrire né nient'altro. Ovvio che una persona che si approccia per la prima volta alla palestra, anche se segue una dieta leggermente ipocalorica ma fatta per bene e si allena, avrà dei miglioramenti, ma questo è un discorso diverso. Io qua mi rivolgo a persone normopeso che già si allenano e che quindi vogliono migliorare la propria massa muscolare. Quindi per far ciò serve un surplus calorico. Quanto surplus calorico? E questo dipende da persona a persona. Diciamo che questo surplus mediamente varia dalle 300 alle 800 kcal, dipende appunto dalla risposta personale. Ci sono persone che bruciano tantissimo e quindi hanno bisogno di un surplus calorico più alto, invece altre persone che bruciano meno e quindi vanno benissimo con un surplus calorico molto più leggero. Mediamente si va appunto dalle 300 alle 800 kcal di surplus giornaliero. Quindi come fare a capire qual è il surplus calorico adatto a noi? Dobbiamo provare. Molto semplicemente bisogna testare su se stessi finché non si trova il surplus calorico adatto alla propria fisiologia. Quindi cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se si ha un TDEE, quindi un dispendio calorico giornaliero medio di mettiamo 2500 calorie, se sto facendo una dieta per massa muscolare dovrò assumere dalle 2800 alle 3300 kcal in base appunto alla risposta individuale. Come si calcola il TDEE? L'ho spiegato in altri video, quindi vattene a recuperare, anzi ti metto il link qua sopra, vatti a recuperare quel video lì. Ma una volta stabilito quante calorie assumere, dobbiamo suddividere nei vari macronutrienti, perché ovviamente non è importante solo quanto mangiare, ma è importante anche che cosa mangiare, sia in termini di alimento vero e proprio, sia in termini di suddivisione dei macronutrienti.
macronutrienti, che sono ovviamente carboidrati, grassi e proteine. Ora, soprattutto sulle proteine c'è molta confusione, moltissima confusione, perché la stragrande maggioranza delle persone là fuori che non hanno le idee molto chiare su cosa voglia dire mangiare in un determinato modo, tendono a sfondarsi di proteine, assumono una quantità enorme di proteine pensando che questo gli faccia crescere i muscoli più velocemente. Falso, non sfondatevi di proteine. Ovviamente le proteine sono fondamentali per la crescita muscolare e avere un surplus proteico è qualcosa di necessario perché il muscolo si sviluppi, ma questo surplus proteico è molto meno di quanto tu non possa pensare, perché molte persone seguono una dieta super iper proteica, assumendo una quintalata di proteine delle quali poi non se ne fanno nulla e sottraggono invece preziosi nutrienti e preziose calorie agli altri macronutrienti che invece sono altrettanto fondamentali per la crescita muscolare. Sulle proteine ci arriveremo in seguito. Vorrei iniziare parlando invece dei grassi, che è uno dei macronutrienti che molte persone invece snobbano e non fanno proprio caso ai grassi. Tendono a bilanciare le proteine, tendono a bilanciare i carboidrati e i grassi non se ne occupa quasi nessuno. Ovviamente mi riferisco a persone che si improvvisano, cioè chi sa come funzionano le cose i grassi li tiene subito in considerazione, però giusto per essere chiari ovviamente. Quindi in che quantità assumere i grassi in una dieta per massa? Circa 0,8 grammi per chilo di peso corporeo. Ovviamente parliamo come sempre di una persona normopeso e magra, non una persona sovrappeso o quant'altro. Quindi una persona magra, normopeso, che vuole appunto mangiare per far massa e deve assumere all'incirca 0,8 grammi per chilo di peso corporeo di grassi. Questo perché è stato dimostrato che 0,8 grammi per chilo di peso corporeo di grassi è la quantità ottimale per supportare la produzione di testosterone. Un apporto lipidico maggiore non apporta nessun beneficio in tal senso, quindi non bisogna salire troppo coi grassi, non ha senso salire troppo coi grassi, perché ecco appunto che, come il discorso facevo prima con le proteine, andremo a togliere spazio agli altri macronutrienti. Quindi i grassi vanno bilanciati intorno agli 0,8 grammi per chilo di peso corporeo, fino di solito a un massimo di 1,5 grammi di chilo di peso corporeo. Questo perché ovviamente nei bilanci poi totali dobbiamo un attimino giocare con i macronutrienti, quindi diciamo che 0,8 è l'ottimale, però possiamo andare anche un po' più su fino a 1,5, però non è necessario arrivare a 1,5, possiamo tranquillamente fermarci a 0,8 se i calcoli ce lo permettono. A questo punto arrivano le proteine. Quante proteine assumere? E qua casca l'asino, molte persone si sfondano, come dicevo prima, di proteine in maniera assolutamente inutile, prendono shake proteici dalla mattina alla sera pensando che questo gli faccia crescere i muscoli, in realtà esagerano e basta e non ottengono nessun risultato tangibile perché stanno semplicemente esagerando. Qual è la giusta quota proteica da assumere se si sta facendo massa? Ora, adesso dirò un numero e molto probabilmente molti di voi si metteranno le mani nei capelli dicendo «Oddio, cosa stai dicendo?» Il valore ottimale di proteine è di 1,5 grammi per chilo di peso corporeo. Questo per la persona media. Poi ci sono quelle persone che fanno fatica a mettere su muscolo e quindi hanno bisogno, nel caso specifico, di una quota proteica maggiore, arrivando anche a 1,8, 2, 2,5 grammi per chilo di peso corporeo. Poi ci sono quelli super sfigati che possono spingersi fino ai 3, ma sono casi rarissimi. Diciamo che la maggior parte delle persone che rispondono in maniera assolutamente normale e tranquilla all'allenamento, che non hanno esigenze particolari, possono stare a 1,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Non serve andare oltre, a meno che appunto non si trovi in qualche situazione particolare che richieda un apporto proteico maggiore, ma anche qua va testato sul campo. Quindi diciamo che mediamente si sta dall'1,5 ai 2,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. E il resto delle calorie? Carboidrati. Tutti carboidrati, che sono a tutti gli effetti il macronutriente più importante per chi fa massa.
non sono i grassi, non sono le proteine, sono i carboidrati, il macronutriente più importante. Ovviamente sono tutti importanti, però tra tutti il più importante sono proprio i carboidrati, a differenza di quello che possono pensare molti che siano le proteine. In realtà, come abbiamo visto, le proteine servono, ma non ne servono così tante, i carboidrati invece ne servono quintali. Ma quanti quintali? Non troppi anche lì, perché se esageriamo con i carboidrati si innesca la resistenza insulinica e lì è un problema. Adesso ve lo spiego meglio. Diciamo che quando entriamo nel mondo dei carboidrati dovremmo non superare mai i 7 massimo 8 grammi per chilo di peso corporeo. Se per esempio dobbiamo assumere tantissime calorie durante la giornata perché abbiamo un metabolismo molto veloce, quindi abbiamo bisogno di tante calorie durante la giornata per raggiungere il surplus calorico, come spiegavo all'inizio, e andando a bilanciare i grassi a 0,8, le proteine a 1,5 e ci rimangono troppi carboidrati, ecco che appunto possiamo giocare con gli altri macronutrienti, quindi alzando i grassi, alzando un po' le proteine e quindi restando con i carboidrati intorno a 6 grammi per chilo di peso corporeo. Evitate di superare gli 8 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo perché in questo caso sarebbero veramente troppi e si andrebbe, come dicevo prima, incontro a una resistenza insulinica. Cos'è la resistenza insulinica? Fondamentalmente i nutrienti per entrare nelle cellule hanno bisogno dell'insulina, non soltanto gli zuccheri come si pensa, come molti pensano che appunto l'insulina è quell'ormone che regola la glicemia, sì anche, ma fa proprio entrare un po' anche altri nutrienti all'interno dei muscoli e dei muscoli, comunque delle cellule in generale, e se si raggiunge una resistenza insulinica, cioè le cellule non sono più recettive all'insulina e quindi l'insulina praticamente non funziona più come prima, succede che tutti i nutrienti che avete assunto, anziché entrare nelle cellule, soprattutto le cellule muscolari, vanno da altre parti, si trasformano in energia e diventano grasso. E non avete concluso niente, quindi bisogna prevenire la resistenza insulinica, appunto non esagerando con i carboidrati, e nel momento in cui ci si accorge che magari si sta andando verso quella direzione lì, fare un break dalla dieta di massa e fare magari una dieta di definizione per un periodo, quello che si chiama mini cut, che si va per circa 8-12 settimane in modo tale da ristabilire la sensibilità insulinica e poi ritornare a fare massa in modo tale da appunto avere di nuovo i risultati che si avevano prima. Quindi, ricapitolando, cosa serve per fare massa? Prima di tutto l'allenamento mirato alla massa, perché senza di quello non andrete da nessuna parte. Secondo, l'alimentazione mirata anch'essa alla massa. Come si imposta l'alimentazione? Bisogna calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero, a questo aggiungere una quota di calorie che varia dalle 300 alle 800 mediamente e suddividere quelle calorie tra i vari macronutrienti, restando tra gli 0,8 e 1,5 grammi di grassi per chilo di peso corporeo e tra l'1,5 e i 2,5 grammi per chilo di peso corporeo di proteine, lasciando poi tutto il resto ai carboidrati. Ovviamente devono essere ben distribuiti durante la giornata, le fonti dalle quali si assumono questi macronutrienti devono essere comunque fonti corrette, perché ovviamente non basta dire devo mangiare carboidrati, devo mangiare anche carboidrati corretti. Stesso discorso per le proteine e per i grassi, non posso mangiare il burro come fonte di grassi, devo mangiare dei grassi buoni, quindi olio d'oliva, la frutta secca, il burro d'arachidi, eccetera eccetera. Quindi il consiglio è sempre quello: se non sapete come fare le cose, rivolgetevi ad un professionista, nel caso specifico a 2 professionisti, ovvero un preparatore atletico che vi imposti l'allenamento in maniera corretta e un bravo nutrizionista esperto in nutrizione sportiva che vi possa seguire per il percorso invece da un punto di vista alimentare. Se i 2 sono amici, meglio ancora, perché potranno collaborare in maniera più attiva. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like e a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.